Allora, verde è il nome della nostra amica come il colore. Ciao Monica. Ciao. Allora, iniziamo. Conto da 5 a 1 e scendiamo nel caso di verde. 5, 4, 3, 2, 1. Mi fa vedere tipo una stampa di un pittore, penso contemporaneo, Mhm. che può essere Banksy. Mi fa vedere questo bambino su un'altalena, l'altalena che è agganciata alle nuvole e il bambino che guarda le nuvole che cambiano forma. Ti dà l'autorizzazione? Verde? Sì, è come se lei avesse o fotografato o dipinto lei stessa questo quadro. Mi dice di sì. Come vedi verde? È verde proprio come il colore del cuore, è come un pino, una pigna, un sempreverde. Beh, causa esoterica di questo nome che chiaramente è inventato, della nostra amica. Sì, quando lei ha scelto verde, io proprio l'ho vista come il sempreverde. Questa capacità di mantenere la vitalità, la forza a dispetto di qualunque cosa si presenti nella vita. Quindi mi ha fatto vedere il sempreverde nelle varie stagioni, ricoperto di neve oppure appunto d'estate con gli uccellini sopra, mi ha fatto vedere ricco di pigne in ogni momento, invece sempre, con il profumo e con la forza. Vibrazione. 19 miliardi, Consapevolezza. 158, PS. 57, Vite. 1618, Cervello. 9, Cinema. Le tre figlie, l'ex compagno antico e l'ex compagno recente. allora l'ex compagno precedente non lo vedo. Vedo l'ex compagno attuale, la sorella, sì, tutte e tre le figlie, sì. La più grande di più, cioè nel senso la più grande mi appare ancora proprio più grande, no? In Mhm. proporzione. Perché? Mm. Sono un po' cresciute insieme queste due ragazze, due donne, no? Mhm. Essendo che Verde l'ha avuta molto da giovane. E quindi hanno proprio fatto un percorso molto vicino. Hanno vite precedenti parallele in comune. E adesso mi fa vedere per esempio telaio di fronte a telaio, lavoravano insieme, delle, delle opere d'arte praticamente, devo dire, degli arazzi che sono dei quadri magnifici. Erano uomini? No, no, sono due donne qua, Donne. in un piccolo villaggino, con questa bottega. Mhm. Ah, poi me le mostra come eh, allora, verde che è tipo l'inserviente,
di una donna nobile, un po' scontenta, un po' infelice, che si confidava molto con lei. Va bene, vediamo le Tanta complicità, vedo. Come? Complicità, anche se con dei contrasti, a volte un pochino di volerla aver l'ultima parola, ecco. Interferenze eteriche, vediamola. Tipo il primo sembra un pastore afgano, no? Con questo pelo molto lungo, in canide quindi. Mhm. Una pantera, un'iguana. Quindi un canide, un felinoide e un rettiloide. Rettiloide. Esatto, 3 di L. Basta? Entità mentali. Io ne vedo 3. Allora, la prima ha il nome di una catena di bar caffetteria, che è Starbucks. L'altra lode e in finale pignoleria. Vediamoli tutti con livello e caratteristiche. Allora, per quanto riguarda Starbucks, mi fa vedere come un microfilm, no? Cioè io la vedo anche lei capace proprio di rendermi le cose attraverso delle immagini e anche dei cortometraggi, no? Mi fa vedere lei che tipo cercherebbe un cappuccino di qualità, di un certo livello. E poi si va a infilare in questa caffetteria, che ovviamente non è che abbia un gran livello, no? È anzi una cosa molto diffusa. Per Di livello denunce rivolgetevi direttamente a Monica, ovviamente. Sì, no, ma è così. No, scarsa qualità, anche il servizio è quello che è, perché ovviamente insomma non è che sono pagati un granché, insomma tutta una serie di ragioni, no? Quindi di fatto mi mostra proprio questa situazione qua, dove lei si siede, non è stata servita bene, il cappuccino se lo ritrova freddo in questo bicchiere di carta plastificata e sembra quasi liofilizzato, per dire, no? Mentre lei voleva un cappuccino di qualità. E questa direi 4. Lode. C'è tanto bisogno di essere approvata. Da un lato è vero che lei fa le cose con grande impegno, non sempre con passione, ma con grande impegno, mettendoci tutta se stessa. Però quello che io scorgo è il grande bisogno di essere approvata, di venir riconosciuta e anche di venir vista. Devo dire che nel corso della sua vita lei ha avuto diverse circostanze in cui non si è ritenuta davvero vista, compresa e amata, quindi apprezzata. Lode me lo posiziona al centro, come se in qualche modo potesse essere il fulcro da cui si originano queste altre 2. Che livello è? Scusami. A me dà 5 questa. Si passa sempre da lì, diciamo. Beh sì. Pignoleria. Allora, questa può avere una valenza positiva, per cui di fatto ogni cosa che lei fa la fa bene, la esegue con precisione.
cerca proprio di essere impeccabile e altrettanto richiede dall'altra parte tanta precisione, tanta impeccabilità, soprattutto nel lavoro. Però questo ovviamente anche all'interno delle relazioni, per cui di fatto non riesce a passare sopra su nulla e crea una sorta di stress, chiamiamolo così, nell'altra persona, che si sente costantemente processata, ok? Sotto giudizio, di dover spiegare ogni cosa, di doversi analizzare profondamente, considerando che poi spesso lei, le persone con cui si rapporta a livello relazionale, non sono persone in grado di fare questo. Quindi a volte questa pignoleria è rivolta verso persone che non possono soddisfare questa sua necessità. Lei non si può rispecchiare in queste persone. Le collaboratrici al lavoro. Sì, e neanche nelle relazioni sentimentali. Che livello è pignoleria? Allora, quindi 5 era la Ode. 4 Starbucks. 4. E la pignoleria è fra il 3 e il 4, anche lei. Impianti. Allora, mi fa vedere come se fosse una specie di colata. Una colata che partendo dalla cima della testa va verso le orecchie. E questo è come impianto mentale. Fisicamente vedo solo mano destra e inguine destro. Nome del progetto di Verde. Acidosi. Perché? E lo dà come se si creasse nella sua vita uno stato di acidità eccessiva, ok? Quando noi esseri umani siamo in acidosi accusiamo mal di testa, vomito, affaticamento, ok? Ed è come se nella sua vita si fossero presentate una serie di circostanze che le hanno creato malesseri di vario tipo e anche secondo me di questa tipologia qua, cioè delle situazioni così forti e così intense di insoddisfazione, di dispiacere e di delusione che l'hanno proprio anche portata a questa sottrazione di energia, di forza, benché lei comunque sia un sempreverde, quindi è davvero una roccia, no? È una potenza. Però si è autoboicottata in questa maniera qua. Nome della PS. Biberon. Nome della PE. Scivolo. Causa esoterica del fatto che il vero nome e il vero cognome di Verde hanno una U, ha una U che va a volte dal cognome al nome e dal nome al cognome nella sua vita. Noi sappiamo cosa vuol dire, no? Viene staccato dal cognome, viene messo al nome, trasformando il nome, e questo le è capitato spesso. In qualche modo il suo nome cambia, il suo cognome cambia e non è più lei. E lei va giustamente a puntualizzare che no, si chiama così e cos'ha. Nome e cognome. Lei si è creata questa occasione molto interessante nella vita per comprendere proprio il gioco della Matrix, no? Proprio come in un gioco questa lettera balza tra il nome e il cognome, andando a creare a volte anche non pochi disagi.
il cognome si trasforma in un'altra cosa, così come il nome. Mhm. E sono entrambi, sia il nome che il cognome, sia se gli metti che gli togli quella lettera, molto diffusi comunque, no? Mhm. Non stonano, sono molto credibili, no? E quindi è proprio questa situazione che lei si è generata per poter riuscire a vedere com'è facile, com'è possibile giocare dentro la Matrix, con una piccola variante riuscire a cambiare il tutto. E perché? Per l'importanza per lei di comprendere come una sua sola azione, una sua sola parola può cambiare completamente il risultato di una conversazione, di un rapporto, di una situazione, di una scelta. Comprendere come lei può giocare dentro la Matrix. Va bene, capacità medianiche. Lei è a 9, un ottimo valore. Sì. Nel suo lavoro fa anche massaggi e adesso ha smesso perché quando tocca i pazienti si prende tutti i loro problemi, i loro dolori. Quali sono le capacità medianiche di Verde? E lei, giustamente come ha intuito, deve imparare a gestirle. Perché è come se lei, pur essendo, ecco, lei in parte ha consapevolezza di sé, di essere questo sempreverde. Un sempreverde è inattaccabile, no? Non perde le foglie, rimane, è forte, è stabile. Quindi lei in parte ha questa consapevolezza. Dall'altra però è come se desse troppa importanza, troppo potere agli altri. Mhm. Quindi quello che deve fare lei è togliersi la credenza che se tratta una persona con delle problematiche, queste problematiche lei le assorbe. Lei potrebbe farlo tranquillamente se lo desiderasse. Lei è un sempreverde, ha questa potenza, ok? Quindi di resistere alle intemperie, rimanendo bello, rimanendo forte, rimanendo verde. Mhm. Senza subire le stagioni, no? Senza subire i cicli di Esatto, vita. esatto. Però lei, io è come se vedessi questa insicurezza affettiva, no? Abbiamo visto questa entità mentale lode, questo bisogno di essere approvata, riconosciuta, amata, ok? Mhm. Ed è questa che poi è il fulcro della sua insicurezza, che le impedisce di credere totalmente in se stessa e che fa sì che a tratti dà molto più potere agli altri che a sé. Questo caso del massaggio è lampante. È come se lei affermasse a se stessa la forza dei disagi di questa persona è superiore alla mia. Mhm. Mhm. Mm. Quindi potrebbe continuare a farli, centrandosi. Sì, ma devo dirti la verità, non so fino a che punto lei sarebbe interessata, la vedo di più, non so perché massaggiare i bambini. Mm. Beh, anche i Mi dà bambini questa sono immagine. interferiti. Ma per esempio lei dà ai bambini un potere diverso, perché si innesca quel tipo di tenerezza di vederli come una creatura giovane, nuova, meno minacciosa, meno pericolosa per lei rispetto a un adulto. E poi boh, io ce la vedo proprio in affinità con animali, natura e vita nuova, ecco, sì. Causa esoterica del suo essere costantemente non in grado di apportare dei cambiamenti nella sua vita, specialmente lavorativi. Qua per esempio mi dà un altro risvolto di verde, no? Dove lei a volte si sente al verde, nel senso che comunque ha diversi oneri economici da affrontare, no? Essendo che comunque ha 3 figlie,
Mm. Ed essendo che effettivamente vedo diverse uscite di denaro, no? Quindi è come il risvolto della medaglia del verde, ok? Mm. Percepirsi al verde. Ma è anche, appartiene a questa sua entità mentale in cui di fatto si va, cioè nella sua mente c'è la volontà di realizzarsi lavorativamente ed economicamente, però poi va a sedersi, a collocarsi in un posto mediocre. È molto legata a questa sua entità mentale, perché parte con un ottimo intento, Mhm. slancio, Mhm. però essendoci di base una forte insicurezza, perché io l'ho detto, il fulcro è questa entità mentale lode, Mhm. ok? Va a mettersi in luoghi, in relazioni anche lavorative, non all'altezza dell'intento suo iniziale, ok? Quindi in conseguenza anche i guadagni sono relazionati comunque no? A questo standard qui mediocre. Dov'è la sua autostima? Bassa autostima. Allora, quindi ha sempre origine da questa entità mentale lode, ok? Me lo dà appunto legata al padre, no? Infatti lei aveva detto questa cosa, no? La nonna paterna io l'associo al colore nero, no? Mhm. Ed è come se mi desse proprio anche il padre, non nero, ma nero, non so come dirti, a livello affettivo, come un buco, un vuoto, un Mhm. Non c'è. poco, arrivato poco come costruzione necessaria per una donna, che è importante. Sono vivi i tuoi genitori, Verde? Sì. Sono nel cinema? Allora, per assurdo, non so perché mi viene di più il padre rispetto alla madre. La madre la vedo più appresso alle nipoti. Ecco. Invece il padre è come se lo vedessi proprio lì per se stesso. Qual è la ragione, la causa esoterica del fatto che lei vuole il cambiamento, per esempio al lavoro, ha dei progetti, ha delle idee e poi non le mette in pratica? E si affida, come dire, alla quotidianità di quel lavoro che ha, alla sicurezza dei procedimenti che già usano? Eh, Lì è proprio come se partisse da molto tempo prima, no? Ed è proprio una specie di mm, patto, no? Mhm. Tra i suoi patti, contratti, che è proprio la profezia che si autoavvera. Come ciascuno di noi, anche Verde ha delle paure, no? Ed è come se lei portasse talmente tanta energia alle sue paure che poi queste si realizzano. Cioè la sua potenza, già si vede da questo, è tale che tutte le profezie che lei si racconta poi accadono. Ehm, quindi lei parte da un presupposto che a volte non è messo in luce, ok? Magari è molto sotterraneo, ma che di fatto è di sfiducia nelle proprie qualità, ok? Di poterle portare agli altri, apprezzate dagli altri, riconosciute dagli altri e quindi che le può manifestare concretamente. Parte da questa paura e questa paura pari pari si realizza. Così come aveva avuto la paura di dover crescere le figlie da sola e esattamente pari pari questo si realizza, ad Mm. indicare la sua forza. Se lei la sua forza la dirige verso degli intenti positivi, Mm. altrettanto si realizzano.
Mm. O degli intenti qualunque, perché anche allevare le figlie da sola non è sacrificarle sull'altare, no? Però è comunque gravoso ed è comunque una sfida mm, importante. Certo. Mm. Va bene, portale aureo. Chiamiamo un po' di disincarnati. Prima dell'ex moglie di un suo... mm? Chiamiamola nonna materna, nonna M. Mm. E viene sotto forma di cuore, come se non fosse più persona, ma proprio sotto forma di un cuore. Ok, e se le chiedessimo di prendere forma, come la vedresti? Quasi come il classico della nonna premurosa, amorevole, accudente, ehm, che è proprio tutto quello di cui Verde aveva bisogno e avrebbe avuto bisogno che queste caratteristiche fossero anche, per esempio, un po' dentro il padre. E non so, come una nonna che avrebbe accettato qualunque parola e qualunque scelta della nipote, eh, trasformando ogni cosa in amore. È intraferita questa nonna. Allora, le ho visto un piccolo insetto, sì, quello sì. Perché comunque lei ha avuto una componente di sacrificio nella vita, che l'ha fatta essere molto protesa magari verso gli altri e un po' più trascurata verso di sé. Mm. Però Verde, veramente il cuore forte in questa donna. se vuoi che chiediamo qualcosa di specifico a questa nonna, scrivimelo nella chat. Se non sai scriverlo nella chat, scrivimelo su un cartello. Ti vedo perplessa? No. Riconosci la nonna? Ok. Chiamiamo allora anche la ex moglie deceduta di quel suo compagno. Non so, mi viene un po' come se avesse dei crampi, delle contorsioni di dolore. Ecco, mi viene ancora così. Probabilmente nell'ultima parte della sua vita aveva accusato diversi dolori, ecco, molto profondi, lancinanti. Mi viene che non riesce a stare tanto dritta, no? Per via dei Mm. dolori. Diamole una VIC. Forniamole tutte le informazioni delle sessioni, la vibrazione conseguente e la consapevolezza risultante. Allora, mi parla di un discorso di guarigione, come se lei si fosse messa alla prova durante la sua vita per comprendere che la guarigione non può arrivare da nessuna parte se non da sé. E devo dire che è come se mi mettesse l'attenzione sia sui medici, ma anche sullo stesso marito. Come se nella vita appena fatta si fosse aspettata che la guarigione avrebbe potuto essere innescata da questi due, medici e marito. E con la Vic è come se avesse compreso profondamente che solo lei può essere responsabile della guarigione sua personale. Messaggio di questa donna a Verde. Ognuno guarisce se stesso. Anche quando credi di guarire qualcun altro attraverso un massaggio, attraverso il trattamento Reiki, di fatto ognuno guarisce se stesso. Messaggio di questa donna al suo ex compagno. È arrivato il momento di sganciarci.
Basta con i ricordi di afflizione, basta con i sensi di colpa, basta con le immagini tristi che ti legano a me. Messaggio della nonna a Verde. Sei il mio cuoricino. Come vede la nonna il nuovo nome di Verde? Allora, lo vede positivamente. L'associazione che mi dà è un prato verde. Mi suggerisce questa associazione. Io non lo so se per lei poteva essere significativo e quindi può essere anche un punto di contatto fra di loro, il colore verde. In ogni caso lo collego proprio al colore del cuore ed è proprio come un filo verde che lega cuore a cuore. Il cuore di Che verde ha il suo lega proprio cuore a colore. cuore, hai Sì, detto? Sì, perché è saltata un attimo. Cioè il cuore di Verde a... dicevi? il cuore della nonna. Ok. Li salutiamo tutti, li mandiamo nel portale Aureo. Le alza il mento e per salutarla, no? Le dà una carezza sul viso e le tira sul mento. Proprio come un segno di forza, di coraggio, di vicinanza, no, e anche di solidarietà, ecco, direi, di profonda comprensione. E li salutiamo tutti. Molto dolce lei, sì. Chiudiamo il portale Aureo. Sì. E chiamiamo, ed è obbligata a presentarsi perché sta interferendo, ha interferito con Verde e con sua sorella, quella donna che quando lei la incrocia in macchina le fa le corna, che aveva una liaison col marito della sorella e che è sospettata di fattura, di aver fatto qualcosa, qualche lavoro a Verde e a altri, sia sul fronte sentimentale che sul fronte economico. Allora, pensa che mi si presenta tipo con un velo nero calato sul viso, che io non riesco a vederle, quindi il viso, e un po' con un bracciale con tutti gli amuleti, tipo i cornetti, cose del genere. Bene, adesso si alza il velo e mostra il viso. È come se fosse un viso prosciugato, disidratato, Mhm. risucchiato, no? Ha fatto fatture o le ha fatte fare? Allora, ha fatto fatture e mi mostra un semicerchio familiare, come se fosse proprio una caratteristica costante della famiglia, no? Agire così. Agire così quando si vuole raggiungere un certo tipo di risultato, quando ci si vuole vendicare, quando si viene feriti, quando si subisce un torto, eccetera. E la risposta è sì, quindi sì. L'ha fatte anche a Verde. A entrambe, sì, sia a Verde che alla sorella, sì, sì. Ok. Usando quali entità? Ma allora dunque, sembra che abbiano tipo, degli spiriti defunti della famiglia, quali anche Di chi? loro si o de Della famiglia di della questa donna? sì, esatto, che, già si occupavano loro, no, in questa stessa magia nera. Mhm. È come se, invocandoli, ne assumessero ulteriormente le forze, le facoltà per dare più potenza a questa pesantezza, diciamo così, no? A queste groviglio, ecco, che creano poi nella vita, hanno creato, no? Nella vita specialmente di Verde. Ci sono, queste fatture sono ancora in essere, sia per Verde, sia per la sorella, sia per altri.
Allora, son state fatte, più di 10 anni fa, ecco. All'inizio era molto forte, la carica, diciamo così, distruttiva era molto forte. Lo vedo Mm. sia appunto per quanto riguarda la vita di Verde che per quanto riguarda la vita della sorella. Però non lo so, mi viene come, in un certo senso, un perno di salvezza da parte della sorella, come se allora, essendo che la sorella non ha le stesse è un po' paradossale, non avendo le stesse facoltà medianiche di Verde, è come se avesse dato un po' meno potere a questa roba. Mm. Ma è stata la fortuna della sorella perché è questo marito che poi alla fine era meglio perderlo che trovarlo? Questo intendi? No. Allora, la sua fortuna a cui mi riferivo è che non è, non so come dirti, cioè è molto legata anche a quanto tu sei aperto, ok? Cioè se tu credi in una cosa, se tu lasci libero accesso a questa cosa, se tu dai, autorizzi, ok? A questa roba di entrare nella tua vita, entra. Ok? Quindi chi ha delle facoltà medianiche come Verde e che quindi riconosce la forza delle energie sottili, Mhm. ha come risvolto negativo il fatto di aprire le porte anche a queste cose, Mhm. ok? Se non impari a gestirle e a capire che un attimo la mia forza è superiore alla tua. Mentre nella sorella non lo so come spiegarti, la porta era meno aperta. Ok, allora la storia è sempre la stessa, che sia il rettiliano, che sia l'interferenza, che sia una fattura, la decidiamo noi, la decide Verde. Tuttavia, che una persona decida di fare una fattura a un'altra, anche se in fondo chi la subisce lo sta volendo, perché vuole fare quell'esperienza, io la trovo una cosa ignobile. Certo. Perché in ogni caso, ok, l'interferenza che di fatto è uno stipendiato nostro, ma un'altra persona non si deve mai permettere, in nessun modo. Quindi andiamo di nuovo per l'ennesima volta a vedere nel codice macchina del gioco in cui siamo immersi come la fattura, dove sono queste fatture di tutte le persone a cui questa donna le ha fatte, a cui questa donna le ha fatte, le chiamiamo nel cinema, penso che verranno tutte di corsa, lasciando perdere quello che stanno facendo di gran lena. Dimmi se è così. Sì, perché vedo che lei ha proprio la tendenza a lanciare maledizioni qua e là. Cioè per dirti, anche se qualcuno le taglia la strada, lei lancia la maledizione. Mhm. È proprio una sua prassi. Le danno il resto sbagliato, ipotesi, no? Così, lei lancia il suo intento maligno, no, verso questa persona. Quindi effettivamente mi fa vedere un calderone di ingredienti, di oggetti e una serie di persone che accorrono, persone disparate anche con cui lei non ha avuto un contatto profondo, quindi non si parla solo di amicizia o di compagni di vita, cose del genere, no? E di personaggi vari, così con cui ha avuto contatti superficiali. Ci sono tutti queste persone? Ci sono tutte? Sì, 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 assolutamente. Bene. Le fatture di fatto non si annullano come un semplice contratto, si disinnescano. È come la trappola di un Certo. topo, tac, tornano indietro. Come la vedi questa cosa? Solitamente funziona così. È anche quello che corrisponde alla tua visione? Sì, nello specifico qua mi fa vedere come ciascuna persona immerge il proprio braccio, la propria mano all'interno del calderone e va a prendere, a recuperare un qualcosa di sé, riappropriandosene, ok? Quindi disinnescando, come dici tu, questa fattura.
perché torna a riprendersi quella cosa. Nel momento in cui la riprende, vedo che è come se venisse a decadere, Mhm. ok? La fattura o piccola maledizione, perché non è che sempre fa le fatture. È come se a volte scaraventa la iella, ecco così. Mhm. Mhm. Mm. Ma quindi non torna indietro? Semplicemente viene eliminata? Allora, quindi ciascuno riprende dal calderone qualcosa che gli apparteneva. Per Ah, esempio, c'è qualcuno che mi fa vedere che si riprende un ciuffo di capelli, qualcuno addirittura mi fa vedere che si riprende un occhio proprio, no? mm, Malocchio, si riprende l'occhio, no? Così. ah. Ed è come se a lei poi sul fondo del calderone rimanesse una sorta di melma mista a cenere tossica, con dei fumenti tossici. Che le appartiene a questo punto. Sì, perché vedo proprio che sale questo fumo da questo residuo che era rimasto sul calderone Mhm. e le va come a creare bruciore agli occhi e al viso, come se fosse tipo, non so, l'acido, no? Quante fatture ha fatto nella vita questa donna? Allora, vedo che alcune le ha fatte lei per se stessa, altre come se avesse aiutato altri familiari a farle, perché vedo che un po' si danno manforte l'uno con l'altro, si uniscono proprio, no? Allora, proprio come fatture, quindi non le piccole ielle lanciate così, Mhm, mhm. Un ordine di idee. ne 17. Come ielle, maledizioni, corna, quante nella vita? Quella è una Decine, prassi quasi quotidiana, sì, quindi migliaia. suo modo proprio di. Ok. Quante persone sono accorse nel cinema coinvolte da tutti questi lavori? O maledizioni? Ne hanno approfittato anche quelli colpiti da fatture delle persone a lei vicine, perché come ho detto è una specie di clan, no? Mm. A me viene 107. Bene. In cose le fa lei, no? O va da qualcuno? No, io dico che le fa lei con l'aiuto di questi familiari, alcuni sono familiari acquisiti, però il suo Cosa ha giro è quello. fatto a Verde di preciso? Vai proprio al giorno. Allora, lì c'è un forte risentimento, doppio risentimento, Mm. Perché? perché le ha fatto saltare l'amicizia, che poi non era un'amicizia, perché lei proprio era un vampirone, ok? Mm. Che proprio succhiava alla grande da verde, proprio la linfa, sai la resina, no? Del sempreverde. Mhm. Ecco, mentre lei è proprio un albero rinsecchito, no? Per dirti post-atomico, no? Tutto annerito. Quindi prendeva proprio la linfa da verde. Quindi l'amicizia, chiamiamola così, ma allo stesso tempo ha fatto anche saltare quella che era la sua, diciamo, relazione extra, no? Mhm. Creando appunto non pochi disagi. Pertanto l'ira e il desiderio di vendetta in lei era esponenziale e ancora non si è del tutto sedato. Ecco. Mm. Talmente tanto erano i fumenti di rabbia. Allora, lei poteva avere accesso a delle cose di Verde, ma in particolar modo mi fa vedere una foto. Mhm. Probabilmente si tratta di una foto in cui erano entrambe e lei strappa la parte solamente relativa a Verde. E la usa. Sì, Mhm. ma vedo che usa anche tipo della terra, del fuoco, fa uso di questi elementi della natura Mhm. per poi arrivare a bruciare Dopo questa la sessione, foto. adesso quelli che la vedranno toglieranno tutte le loro foto dai social. Eh, non è male. Non è una cattiva idea. Eh, Mm.
Però è anche vero che tutto dipende da noi, quindi alla fine, voglio dire, Assolutamente. io tranne qualche spiacevole mail di vaneggiamenti di signore non ricevo, quindi voglio dire. Eh, È significativo. presente l'ultima, no? Sì. Ah, lo dico qui in pubblico così tanto questa signora mi segue. Stop, basta. Tanto si ridacchia un po' di queste mail. Non è come dici tu, tranquilla. Quindi puoi anche iniziare a girare le tue energie su delle cose. Fai l'orto, prenditi un gatto, un cane. Utilizza le tue energie un pochino meglio. Non c'è nessuna PS che ti parla, quelle sono interferenze. Sta tranquilla. Vabbè, detto questo, abbiamo già vista sta cosa poi anche per anni, quindi tutte innamorate. Quando uno è bello, ma dai, si scherza. Va bene, bella questa signora, bene, sistemata. Adesso la sistemiamo completamente per quanto riguarda Verde, ma tutte le 17 persone che cosa vogliono fare? Annullano questi contratti che li hanno Ma aspetta, portati 107 erano. 100, 107, sì, 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 scusami, mi ricordavo solo due cifre. Vedi, ho omesso la Ah, famosa U. aspetta, ho capito, perché tu ti riferivi solo alle fatture sue personali, non Sì, di tutta la famiglia. Ok, allora sì, sì, no, sì, sì, vabbè, è corretto. No, no, no. tutto. Vabbè, ma mettiamoci dentro tutto. 107, più ci sono meglio è. Anche le iettature quotidiane, quindi anche le migliaia. Tutti quelli che hanno un buon senso da correre e riprendersi quello che è loro dal calderone lo facciano. Resterà la melma che è il boomerang. Questo è il Mm, gioco. sì, assolutamente. Sta già avvenendo, certo. Così è. Mi mostra proprio come se la sua casa, la sua macchina diventasse un grigio petrolio che cola, Mhm. che attacca, che è invischiante. Ecco. Ma lo sanno queste persone quando fanno queste cose che vanno incontro al boomerang, no? O Mm, sperano che nessuno se ne accorga? Cioè, il senso, astraendoci da tutto, il senso di uno che fa una fattura a un'altra persona, qual è? Che gli vuole male, lo vuole mandare alla rovina, sa che se quello se ne accorge, se ne accorgerà perché inizieranno ad andargli male le cose e qualcuno, lui o qualcuno intorno a lui, inizierà a fare delle ricerche, disattivano la fattura e la fattura torna indietro. Tutto questo lo sanno tutti, compreso chi l'ha fatta. E quindi si è completamente soggiogati dalle entità che ti permettono di fare la fattura tanto da sguazzare in quella roba? sì, le entità gli fanno credere che agganciandosi a loro saranno più forti di questa legge di ritorno. Io ne so qualcosa. Chiamala quella signora, dimmi come sta. Disincarnata ormai. Allora, sta annichilita. Non so, come se fosse un agglomerato nero di cera. Sai, spesso viene usata la cera proprio, no? Anche in questi riti. Gli dà un agglomerato di cera nera, grigia. Mm. Ce l'ho mandata io lì? In gran parte sì. Ok. Va bene. Le relazioni incostanti, la scarsa intensità derivano ovviamente dalle entità mentali, no? Sì. Lode? Anche Starbucks. Anche Starbucks. Eh sì. La perfezione, tutto deve essere perfetto, vabbè, pignoleria. Mm. Bassa autostima, sentirsi sottopagata, l'abbiamo visto. Tirarsi su le figlie da sola,
anche c'è la fiamma di verde. Allora, adesso me la dà per esempio collocata al nord. Perché è come se lei avesse bisogno di fare un processo di pulizia profonda. Nel senso, attualmente lei il compagno ce l'ha. Quindi, anche per via di come è fatta lei è proprio una persona, sì, è vero, perfezionista, però perché è proprio profondamente corretta anche, ok? Il perfezionismo anche morale, chiamiamolo così. mm? Quindi di correttezza. Indi per cui è come se non riuscisse in questo momento a creare l'evento fiamma, perché comunque lei sta vivendo questa relazione. E vista la sua rettitudine, diciamo così, morale, non riesce ad alimentare energeticamente questa cosa qui della fiamma. Per cui la vedo un po' pallida al nord, grezza. Il che vuol dire che può, col suo intento, cambiare in un secondo e diventare molto più definita, magari più vicina, magari più, no? Sì, e poi ti devo dire che quello che mi viene è come se lei più volte nelle relazioni ha molto scavato nella vita, nell'animo dell'altra persona, no? Ma è vero che lei dava correttezza, lealtà, sincerità, dedizione, quello sì. Però è come se non ci fosse un vero amore, ok? E andava a cercare l'amore dall'altra parte, ma non lo provava lei, sperando che provandolo dall'altra parte si sarebbe innescato in lei, Mm. tenendo fermo il fatto che lei si è sempre comportata correttamente, onestamente, in maniera pulita. Però se parliamo di un sentimento profondo, io non penso che lei l'abbia ancora vissuto e lo vivrà e si stupirà. Che non l'abbia vissuto, lo può vivere però. Sì, 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 certo, certo, lo vivrà, lo può vivere e lo vivrà. Ah, ok. La casa in cui sta ha delle interferenze? Allora, questa donna che è ex moglie del suo attuale compagno, mi dà come, la vedo passeggiare sulle scale. In particolar modo adesso mi sta facendo vedere lei che scende dalle scale, come se stesse su, ok? E poi viene giù, scende giù. Ma la vedo in questo momento più, come dirti, che è stata un po' curiosa di vedere dopo il marito cosa ha fatto, in che modo ha vissuto la relazione rispetto alla relazione che ha avuto con lei. Più come dirti, curiosa. Ecco. Quindi non ho capito, scusami. E c'è questa presenza, sì. C'è. E non è andata Sì, via sì. col portale aureo? Sì, certo, però Ah, ritornando indietro, cioè, siccome lei aveva detto io sento, no, questa presenza, eccetera, eccetera, la conferma era che c'era. Sì, sì. una sola. Allora, è un terreno quello in cui sono avvenute tante cose, come se nelle fondamenta ci fossero tante esperienze. E quindi è anche vero, che è come se fossero rimaste delle tracce di queste vite. E siccome lei ha una certa sensibilità, le coglie. Però più che disincarnati, è come se fossero rimaste delle informazioni.
E lei le ha tolte? Queste no. Anzi, le poteva togliere. Le può ignorare. Ma non so, non mi sembra che le voglia ignorare. Perché è come se le potessero tornare utili. Come se lei potesse discriminare tra il fatto di essere disturbata, interferita, essere messa a disagio da queste informazioni che lei in certi momenti può percepire come disturbanti, ma può anche scegliere diversamente di farsi arricchire da queste informazioni. Vuole andare al cluster? Vuole chiudere con tutto ciò? Sì, assolutamente. Vuole fare lei il lavoro? Vuole fare lei una creazione energetica di cui parleremo tra poco, la Eternum? Vuole? Sì, vedo che la prende, come dirti, dalla terra. Ecco, è come se si chinasse in terra, dall'energia sua, unita all'energia della terra, genera l'ad eternum. Come vedi i contratti? Prima togliamoli. È come se fosse un campo arato Mhm, e da questo campo arato ho visto alcuni solo germogli e altre invece piante già ben strutturate. mhm. E li ha tolti? Sì, la vedo proprio quasi vestita come donna al lavoro nella terra. Mhm. Ecco, quindi insomma comoda, con un cappello in testa, sai, con le maniche rimboccate, come una insomma che non ha paura di sporcarsi le mani, no? Con la terra. Mhm, mhm. Mm. E quindi vedo proprio che ha arrotolato, ok, questo campo arato, come se fosse un tappeto. E questo l'ha inserito all'interno del portale definitivo. E ha creato già l'ad Eternum, giusto? Sì, dalla terra, sì, chinandosi sulla terra, sì. La terra è la forza, no? Primo chakra, rosso e nero. Sì. Avatar, vediamo come lo vedi. Come una a metà tra una balia e un neonato, non so, comunque che mi ricorda così ehm, l'infanzia precoce, diciamo, la primissima infanzia. Mhm. Mm. Perché ha questo aspetto? Perché mi era già venuto infatti anche chi era la PS, si chiamava Biberon, sì. Mm. Mhm. Ehm, e allora potrebbe essere, in realtà poi non abbiamo affrontato questa cosa con lei. Mm, non è riuscita ad essere completamente figlia, a lasciarsi andare nel ruolo di figlia piccola, non so, a viversi completamente interamente, hai capito, questi primi anni di vita. Lo vuole togliere? Sì. Come lo toglie? Allora, in questo caso apre il biberon e mette dentro sia l'avatar che il computer, che la scrivania, tutto quanto rientra all'interno del biberon. Come il latte e il biscotto, Esatto. che poi Infatti si poi lo sceglie. richiude. Sì. Mm. Mm. Ok, lo butta via e ci Sì. mette anche qui un ad eternum. Sì. Come la vedi adesso? Allora, la percepisco come alleggerita
e la percepisco come, non so come spiegarti, che si sta conoscendo di più, sta comprendendo maggiormente chi è, la sua forza, la sua potenza, le sue qualità, che vanno ben oltre gli strati che lei fino ad ora aveva toccato. Sta proprio scendendo in profondità, come se iniziasse la conoscenza e l'osservazione di sé a tutti i livelli. Anche delle cose un po' più scomode. Scende Nuova giù, scende giù. nuova vibrazione. 192 miliardi. Nuova consapevolezza. Dunque mi dà 248%. Sono valori molto alti, PS. Vabbè, adesso è 71. Vite precedenti. 911. Ah, però. Vabbè, no, sì, è normale. La dimezzata. Cervello, no, normale no, però è un classico. Cervello. 11,7. Valori molto 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 alti. Non ti chiedo neanche se c'è ancora qualche tipo di interferenza, contratto, patto, entità mentali, entità eteriche o impianti. No, non ci sono. Acidosi, il programma non c'è più. No, no. Le tre entità mentali non ci sono più, però io vorrei che, lasciandosi un messaggio verde, si facesse una lode. So fare tante cose e le posso fare con leggerezza, con buon umore, con magia. Ed è così che le farò. Sono davvero brava, profondamente brava. A prescindere dal riconoscimento esterno. Mi fa proprio vedere tanti colori intorno a sé, cioè la capacità che lei ha di colorare la vita, le azioni, le relazioni, anche a volte contemporaneamente di più colori. Come Ed in vedi questo è proprio una maga, davvero. Come vedi quelli nel cinema? Ha le figlie rimaste proprio di stucco, ecco, forte ammirazione. Anche la madre è come se si fosse un po' staccata, diciamo così, dalle nipoti per guardare più chiaramente quello che succede. Ed anche lei è rimasta un po' senza parole. Il padre, diciamo che lo vedo comunque molto attento, concentrato, ma meno che esterna di meno, ecco. La sorella gioiosa, proprio che salta, perché una sorella amica anima fine. La sorella. E la figlia grande? Non so come dirti, anche un profondo rispetto e riconoscenza, come se avesse, non so, compreso anche gli sforzi della madre durante tutta la vita, come se la guardasse proprio con degli occhi di gratitudine e cioè di aver Ammirazione? compreso, sì, ammirazione, gratitudine e proprio di aver compreso chi è questa donna. Va bene, immagine finale, parola finale, battuta finale. Allora, poi diciamo anche il compagno, no?
Mhm. Ma, che poi lo potrei vedere anche come un compagno per un pezzo di vita, pezzettino. Però lui si congratula con lei e vedo che la sta ringraziando per il lavoro fatto relativo alla moglie, sai? Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.